ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ho sentito un fortissimo richiamo, qualcuno che era in un forte tormento evolutivo e qualcuno che sta provando un fortissimo dolore e quindi qualcuno che ha necessità di adempiere a tale step evolutivo. Quindi è un messaggio importantissimo per tutte le mie e i miei trascendentalisti che trascendono la mente duale e danno servizio all'anima, che si palesa sotto forma di dolore, malattia, dolore fisico, dolore psicofisico. Ecco, qualcuno sta male e questo è il messaggio che mi ha premuto fare in questo momento perché sentivo proprio questa pressione. Quindi vediamo, qualcuno sta male. Come adoperarci a questo? Possiamo essere noi, puoi essere tu, puoi essere un'altra persona, è la stessa cosa, è uno specchio. E quindi qualcuno sta male, vediamo che storia ci raccontano di questo dolore, affinché possiamo andare a narrare una storia diversa, ossia non più una storia che ha a che fare con il dolore come nemico, ma una storia dove il dolore viene trasceso, appunto, per tutti voi, tutti noi, trascendentalisti, dove viene trasceso e viene visto come uno spirito, come un maestro, che ci vuole fare abbattere la diga della mente, i limiti della mente, la quale non vuole altro che farci schiavi di se stessa, la mente. Con il giudizio che diamo a quel dolore, con il giudizio in negativo, la nostra mente ci rende schiavi, prevedibili, governabili e misurabili. Invece l'approccio controcorrente del cammino spirituale di noi trascendentalisti è proprio quello di ribaltare i valori. Ribaltando i valori, ossia andando incontro ai veri valori naturali dell'anima, tu acquisti potere, forza ed energia. Invece quando noi giudichiamo male, malattia, male, allora lo spirito si perturba ancora di più. E quindi quando arriva lo spirito del dolore, lo spirito è un maestro. E noi in questa società desacralizzata abbiamo necessità di recuperare il sacro valore di ogni cosa. Uno fra questi è il più grande strumento di potere, che è la fede nello spirito del dolore, del maestro del dolore. E stare lì, a accoglierlo, accogliere il dolore è un valore controcorrente, il dolore tu lo vuoi eliminare. E in questo modo perdiamo forza e energia, piuttosto che recuperare l'energia che il valore ti sta dando. Perché quando noi stiamo all'interno del dolore, stiamo all'interno, come diceva anche Cartolo, tra i più moderni, ma sono concetti e pratiche delle più grandi scuole esoteriche di tutti i tempi. Quando noi stiamo dentro a quel dolore lo vediamo come amico, come un maestro che ci sta insegnando a spaccare i nostri limiti e ad avere la libertà. Libertà significa acquisizione di forza, di potere. Allora qualcuno sta male. Andiamo a vedere qual è la storia che ci raccontano rispetto a questo qualcuno che sta male. Ok, allora andiamo a vedere, mettiamoci tutti e 6 i Sefirion, stesa unica su questo, Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, qualcuno sta male. L'aiuto che possiamo dare a questo qualcuno, che puoi essere tu, una persona a cui stai pensando, una persona che sta dall'altra parte del velo, o una persona che non è ancora incarnata, qualcuno sta male. Quando noi supportiamo l'adempimento della luce in questo, sciogliamo karma e abbiamo meriti, 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 ok? Allora, vediamo qual è la storia che ci raccontano. Qualcuno sta male, ha bisogno di te, della tua ferma e presa risoluzione di qualcosa. Qua è saltata la carta della dimensione uranica. Ok, andiamo a vedere qual è la carta corrispondente alla dimensione uranica. Dove stanno? Eccole. Vediamo perché
Perché? Ma vediamo prima di tutto cosa ci raccontano rispetto a questa persona che sta male. Eccola, vediamo. Lo spirito dell'elemento terra, volere, radicare, manifestare, grande madre. Volere, perché ha perso il radicamento. Qua c'è qualcuno che sta male perché ha perso il suo radicamento interno. Perché si perde il radicamento? Perché si seguono i valori comuni. Come va la società, vado anche io per conformarmi a quei valori comuni. Allora, quando noi ci conformiamo, ci vogliamo performare ai valori comuni, iniziamo a perdere sempre di più radicamento, perdiamo le nostre radici. La sola cosa a cui ci dobbiamo attenere è il radicamento alla nostra natura vera. Qua c'è qualcuno che sta male perché ha perso il senso del volere, ha perso il senso di cosa vuole veramente, qual è la sua vera natura e quindi cosa vuole veramente. Quando si perde il radicamento in se stessi, si perde anche la capacità di volere, della volontà. E siccome quello che vogliamo, se seguiamo i valori morali comuni della società che va all'impazzata, crediamo di volere delle cose che non hanno niente a che fare con il tuo vero benessere, allora qua c'è qualcuno che ha perso il radicamento in sé, che ha perso anche la capacità di volere e di sognare. Andiamo a vedere ancora che condizione sta vivendo questa persona. Ragazze mie, ragazzi, in quello che sto dicendo ti puoi ritrovare anche tu, Vediamo. Qual è l'energia di questa persona? Qua non si è in grado di manifestare. Ci si sente sradicati. Quando è che manifestiamo veramente? Quando ci radichiamo a quello che veramente siamo e non seguiamo i valori comuni. Perché sono obiettivi spesso fasulli. Ok. Allora, qual è l'energia di questa persona che sta male, sente dolore? Quando si perde il contatto con la madre c'è dolore. La madre è la madre terra, è un simbolo, Il contatto con le proprie radici, il radicamento interno con la propria vera natura, si sta terribilmente male perché ci si sente sballottati da una parte all'altra seguendo la società che va all'impazzata. Qual è l'energia di questa persona? L'energia yang vuole manifestare e non riesce, vuole manifestare e non riesce, vuole volere, ma non riesce perché si sente sradicata questa persona. Ha un'energia fortissima, yang, vuole, come se si ritorcesse un po' contro questa energia, no? Vuole manifestare qualcosa, vuole manifestare, ma non sa bene come. Fammi mettere i tarocchi subito. Allora, anzi prima questi li Osho Zen. Qual è il cammino spirituale di questa persona? Io so già di cosa mi stanno parlando qua, però una cosa che mi sto tenendo tra un po' te la dico. Adesso ti dico, cioè tra un po'. Perché qua sei tu che è come se puoi fare molto per chiunque sia questa persona, moltissimo. Anche se non la vedi da tempo, anche se non la senti, anche se è una persona dall'altra parte del velo, sei tu che puoi fare. Adesso poi ti dico come. Vediamo. Il cammino spirituale di questa persona che sta sentendo questo dolore, il cammino spirituale, rimandare, volgersi all'interno, celebrazione, gli manca veramente poco. Qua c'è una persona che sta cercando la via interna, la via interiore, sta cercando di ascoltare la voce interiore, di rimandare delle azioni, perché probabilmente si sente condizionato dalla sua mente, quindi rimanda delle azioni e quindi cerca di rivolgersi all'interno. Però c'è la carta della celebrazione che mi dice manca veramente poco affinché questa persona ritorni a vivere la gioia di vivere e possa manifestare. Puoi essere anche tu
va bene? Puoi essere anche tu. Allora, quello che ti stavo dicendo prima rispetto a quello che è uscito, che ti ho detto poi ti dico dopo, è proprio questo. Allora, stiamo qua a sciogliere karma. Quando noi supportiamo anche altre persone a livello energetico, per aiutare altre persone anche a livello energetico, per sciogliere il loro karma, o comunque sia per supportare le persone a manifestare la loro vera natura, si devono dedicare i meriti. Ve ne ho parlato già nel video degli antenati, Magia Pratica 8, di come dedicare i meriti ai vostri antenati affinché possano prosperare, avere una buona rinascita e un buon karma. Quel dedicare i meriti delle vostre azioni spirituali, della vostra meditazione, delle vostre contemplazioni, delle vostre buone azioni. Dedicare i meriti ai vostri antenati porta a pacificare i loro spiriti e a voi ve ne torna 3 volte tanto. Ma la pratica del dedicare i meriti è comune a tutte le grandi tradizioni sciamaniche di tutti i tempi. Non solo ai vostri antenati, cioè fare per l'altro, amare l'altro, rendersi utile per l'altro, una causa al di là di se stessi. Questo ne genera prosperità nella tua vita attuale. Quindi, quando vogliamo aiutare qualcuno che è in difficoltà, magari non stai pensando, non sai chi può essere questa persona se non ti ritrovi tu in questo, no? Oppure lo sai, va bene? Gli manca davvero poco a questa persona, basta una tua parola, una tua ferma risoluzione, perché tutto è frutto di una presa di risoluzione. Allora, puoi dedicare i meriti delle tue azioni spirituali a questa persona. Per esempio, inizi una pratica di meditazione anche 5 minuti o una pratica di yoga, qualsiasi yoga sia, o un qualcosa che stai facendo per ampliare la tua coscienza, anche una buona azione. Io dedico i meriti della mia pratica spirituale a questa persona oppure a quell'altra persona affinché possa stare meravigliosamente bene, oppure affinché possa manifestare i suoi talenti, oppure affinché possa manifestare quello che tu sai che vuole manifestare. Dedico i miei meriti. Questo, sapete cosa succede? Che a voi vi ritorna 3 volte tanto. Mettersi al servizio di questa causa. E quindi qua c'è una persona nello specifico. Se invece sei tu che ti trovi in questa situazione, che ti senti un po' sballottolata dal mondo, senti di aver perso il radicamento, voglio manifestare quella cosa ma non ci riesco, allora la tua mente ti manda in tilt, bene, fai la pratica del dedico i meriti a qualcos'altro che non sia il tuo sogno. Vi spiego, voglio realizzare quello nella mia vita. Allora quando faccio le mie pratiche meditative, le mie pratiche di yoga o le mie buone azioni, non le dedico ai miei sogni, ma le dedico per esempio a una persona che può essere in difficoltà, oppure la dedico alla vegetazione, alla flora e alla fauna della mia città affinché possa prosperare e rendere meraviglioso l'ambiente, la dedico al mare della mia città affinché tutti i pesciolini e tutta la fauna e la flora del mare possa essere prospera, rigogliosa e meravigliosa. Dedica i meriti a qualcos'altro che non siano i tuoi obiettivi personali, perché questo porta al raggiungimento dei tuoi stessi obiettivi personali. Questo significa manifestare grazie alla Grande Madre. E questa azione è istantanea, sia che tu la dedichi a una persona, sia che le dedichi a qualcos'altro, una manifestazione istantanea. E tu istantaneamente ti troverai a gioire di qualcosa grazie a dedicare i tuoi meriti. Va bene? Ricordate, come vi ho spiegato in quel video Magia Pratica 8, che un grande maestro buddista diceva: se tu mediti per te stessa o per te stesso, cioè se tu fai le cose per te stessa o per te stesso, in questa società che è tutto ego riferito, non porterà da nessuna parte, sarai sempre infelice. Anche se ottieni le cose, sarai sempre infelice. Allora, affinché tu possa sentire la gioia della libertà e la bellezza,
mettiti al servizio di qualcos'altro che non siano i tuoi obiettivi personali e allora anche i tuoi obiettivi personali si realizzeranno. Io mi faccio testimone e portavoce di questa pratica, ok? Andiamo a vedere ancora, manca davvero poco a questa persona qui. Se stai pensando a una persona oppure sei tu, ribadisco. Vediamo, voglio vedere con i tarocchi. Allora, oltre a quello che abbiamo appena detto, cosa ci raccontano? Cosa ci raccontano? Questa persona sta male, cosa ci raccontano di questa persona? Cosa ci raccontano di questa persona? Tre di denari, mi parla di una persona che può essere al lavoro, oppure la realizzazione di alcuni obiettivi lavorativi, o mi parlano, può essere anche tu, che stai cercando di manifestare degli obiettivi lavorativi, oppure può essere una persona che sta male e non riesce a realizzare una cooperazione lavorativa o un suo progetto o dei sogni. Vediamo ancora cosa ci raccontano di questa persona. 4 di bastoni. È una persona che vuole realizzare una certa stabilità e si sta impegnando anche sul piano lavorativo per raggiungere la sua casa, la sua stabilità. Ed è come se non riuscisse. Vediamo ancora questa persona. Cavallo di bastoni. È una persona che ce la sta mettendo tutta. Io credo che questa stesa mi stia parlando di te. Oppure mi sta parlando di una persona a te vicina, per cui tu senti una forte connessione e la voglia di supportare questa persona. Qua c'è chiaramente una persona che sta mettendo tutta se stessa per realizzare una casa, una stabilità, o quello che per questa persona significa stabilità. Ok? Mi stanno parlando essenzialmente di questa persona. Non so se sei tu o un'altra persona a cui tu ti senti molto legata o legato. Fammi mettere ancora queste altre. Allora, a livello archetipico, perché sta male questa persona? Perché sta male questa persona? Perché sta male questa persona? Cosa ci dicono gli archetipi? Esorcista, perché sente energie negative addosso. Perché ha paura, vedi miedo ad affrontare sus proprios demonios, perché ha paura ad affrontare i suoi demoni interni. Libera te stesso e gli altri dagli impulsi distruttivi. E qua, guarda, questa è la sintesi di quello che abbiamo detto adesso. Ti ho detto, non so se è per te questa cosa o è per un'altra persona. In qualsiasi modo state facendo lo specchio l'uno dell'altra. Allora, perché questa persona, abbiamo chiesto, sta provando dolore? Perché ha paura ad affrontarsi, a confrontarsi con i suoi demoni interni. E allora tu cosa puoi fare? Attraverso la pratica del dedicare i meriti delle tue buone azioni, azioni spirituali, che siano meditazione, yoga o contemplazione di qualcosa di bello in natura, o l'attenzione costante che tu stai mettendo sulle pratiche spirituali, o i tuoi studi esoterici che ti creano un po' di difficoltà, cioè tutto quello dove tu metti un certo impegno o sforzo in quel senso, allora dice libera te stessa e gli altri. Cioè qua ti sta dicendo, dedicando i meriti spirituali a qualcuno, tu realizzi anche la tua stabilità, il tuo lavoro e le tue cose. E aiutando questa persona a fare quel piccolo passo che gli serve per liberare anche se stessa. E soprattutto qua abbiamo una persona che si deve liberare dai suoi impulsi distruttivi. Puoi essere tu questa persona, ma siccome è tutto uno specchio, ossia tu sei lo specchio del genere umano, l'altra persona è lo specchio del genere umano, no? Con tutte le peculiarità che il genere umano comporta. Qua si ha la necessità di entrare nei propri demoni, confrontarsi,
che sono poi forze, energie. E proprio come vi stavo dicendo all'inizio di questo video, quel dolore, che sia psichico o che sia fisico, è necessario che tu lo ascolti, perché quei demoni che tu giudichi male, d'accordo? Quei demoni che tu giudichi male, può essere qualsiasi tipo di dolore, sono i tuoi maestri. E nella misura in cui tu non li giudichi più male, ma ci stai là dentro, tu liberi te stessa e gli altri dagli impulsi distruttivi. Cosa sono gli impulsi distruttivi? Guardare male il dolore. Quando abbiamo degli spiriti nell'approccio sciamanico, non si chiama malattia. Ve l'ho detto anche nel mio primo libro, che è una tesi di laurea in naturopatia, Risveglio della coscienza. La malattia è, per l'approccio sciamanico, spiriti perturbati. Quindi, nella misura in cui tu pacifichi lo spirito perturbato dedicando i meriti, stando nel dolore, accogliendolo e poi dedicando i meriti delle tue azioni a qualcos'altro, a qualcun altro, tu pacifichi gli spiriti. Se tu giudichi male un dolore, una perturbazione, già lo spirito è perturbato di per sé, si perturba ancora di più. E quindi la malattia ti fa male, lo spirito perturbato ti si perturba ancora di più. Quindi libera tu, liberi tutti. Più tu liberi gli altri, più questa libertà ti torna indietro e acquisisci più forza e potere. Va bene? E questo va a favore di tutto ciò che ha a che fare con la stabilità. Sì, la manifestazione della stabilità. Quindi qua mi parlano di una situazione, di una persona, ripeto, che ripeto può essere anche tu o un'altra persona, che manca tanto così, perché sono carte positive alla fine, vedete? Tanto così per manifestare, ricordiamo energia yang, manifestazione, per volere e manifestare, grazie al radicamento con il proprio spirito, la grande madre. D'accordo? Ok. Vediamo ancora. Vediamo ancora. Allora, vediamo ancora con questo. Qualcuno sta male. Ancora, l'energia di questa persona. L'energia di questa persona. Aspettative, non cercare l'approvazione di nessuno. Qualcuno sta male perché sta cercando anche l'approvazione di qualcuno. Qualcuno sta male perché sta cercando l'approvazione degli altri. Non cercare l'approvazione di nessuno. Allora, quando è che cerchiamo approvazione fuori? Cerchiamo approvazione fuori quando non abbiamo radicato dentro di noi il vero nostro scopo. Infatti qua manca il radicamento, no? Quando noi abbiamo centrato il nostro scopo di vita, la nostra missione, ossia abbiamo pienamente fede negli eventi che ci accadono quotidianamente perché hanno a che fare con la nostra missione. La nostra missione fondamentalmente di tutto il genere umano qual è? Darsi, darsi, darsi è l'amore, la missione dell'essere umano, ritrovare amore e quindi combattere contro le proprie resistenze all'amore. Quando noi non abbiamo chiaro tutto questo, cerchiamo l'approvazione degli altri. Sto facendo bene, sto facendo male, ma secondo me sto facendo bene, sto facendo male. Questa è la mente. Quando si sente il radicamento animico, non cerchi più approvazione fuori e puoi prosperare a livello di economia, lavoro, stabilità. Quando tu hai piena fiducia in tutto ciò che accade, quale eventi che la tua anima ha messo davanti a te affinché tu potessi eh, realizzare il tuo scopo di vita, allora non hai più bisogno di sentire l'opinione degli altri, l'approvazione, non l'opinione. Possiamo anche sentire le opinioni degli altri, ma non aspettare l'approvazione. Qua c'è una persona che ha necessità di agire di questo impulso, tutto questo fuoco, di agire per questa mossa animica da dentro, tutto questo fuoco, però rimanda perché ha necessità dell'approvazione degli altri.
E quindi i propri demoni interiori, che sono le resistenze a questo darsi alla propria natura, la fa attendere, no? Cerca l'approvazione degli altri. È possibile che stia cercando l'approvazione tua, questa persona, o l'approvazione degli altri, o sei tu che stai cercando approvazione. Allora tu cosa fai in questo caso? Per realizzare i tuoi obiettivi, dedica i meriti delle tue buone azioni a qualcos'altro che non siano i tuoi obiettivi e vedrai ritornare in te, sentire in te una forza, un radicamento della grande madre. Lo scopo dell'essere umano è amare. E in questo tragitto dell'amore deve lottare contro le sue stesse resistenze all'amore, che ci vengono dalla mente. La mente mente, e la mente è la nostra sfida più grande, perché la mente separa, divide. La mente vuole tenerti soggiogato e limitato, la tua anima vuole farti espandere. L'anima ha una aspirazione ad emergere, a vincere contro le resistenze. E quindi abbattiamo queste resistenze al darci. Ok? Quindi qua mi hanno parlato di più persone che possono essere, o può essere anche tu, ripeto. Vediamo cos'altro ci raccontano di questa persona. Facciamolo con questa. Qualcuno sta male? Chi è? Ancora? Qualcuno sta male? Chi è? La rivale, amica, falsa, intrigo. Ci picchia. Ci picchia. Qua si apre un altro scenario, oltre a quello che abbiamo già detto. Sto per dirvi una cosa che al vostro ego non piacerà, quindi alla vostra anima esulterà. La rivale, amica, falsa, intrigo. C'è una persona qua che ti ha mentito, una persona che ti ha ingannato, una persona che per te è rivale. Può essere nel lavoro, può essere nell'amore. Allora, come bisogna comportarsi in queste situazioni? Questa è una narrazione comune a tutti gli esseri umani. Quando una persona ci tradisce, o ci mette i bastoni tra le ruote, o tradisce la nostra fiducia. Come vi dico sempre, la tua anima crea uno scenario, una narrazione di vita che ti serve proprio per abbattere una narrazione perfetta per ognuno di voi, che è diversa a ognuno di voi, seppur comuni sono i temi. Quella narrazione che tu hai proiettato con una persona nemica, rivale, tradimento, intrigo, è la narrazione perfetta affinché tu possa adempiere al grande ruolo, al grande obiettivo dell'anima, che è quello di amare. Amare significa darsi agli eventi che accadono e anche comprendere che le persone sono attori che la tua anima sceglie di metterti sulla scena affinché tu possa sciogliere paure, resistenze, attaccamenti che ti separano dall'amore. Allora, prima di tutto, benedici questa persona, benedici, che sia uomo, che sia donna, benedici. Perché se tu inveisci contro una tua stessa proiezione, la proiezione ti si riversa contro, generando nuovo karma, nuovo karma, nuovo karma, nuovo karma, e non fermiamo mai i venti del karma. Non si tratta di perdonare. Il perdono è un costrutto sociale. Perché? Il perdono è un costrutto sociale perché serve alla cultura, serve alla società. In natura
Non esiste il tradimento, come non esiste il perdono. Siamo noi che vediamo il tradimento e il perdono perché lo abbiamo dentro come valori. Ma in natura un cane, un gatto, un elefante, una giraffa, una tigre, un ghepardo, un leone non hanno la morale comune, quindi non esiste il tradimento o la morale in natura. Noi ci stiamo avvicinando a una religione, perché chiamarla religione non va bene, a una, chiamiamola religione per intenderci, animista, in contatto con l'anima. Cosa ti dice quindi la tua anima? Che questa persona è un attore, un'attrice della tua scena che hai scelto tu, che hai messo in scena tu, a livello di accordo animico. Quindi non si tratta di perdono. In natura non ci si perdona tra animali. Mi spiego? Non c'è il perdono. Il perdono è un costrutto sociale. Perché il perdono? Secondo i valori di bene e male, secondo i miei valori morali, quello che ho dentro, giudico male questa cosa e quindi tu ti devo perdonare oppure mi devi perdonare. L'approccio trascendente implica l'accogliere quale proiezione della tua anima e quindi non esiste più il perdono, ma la comprensione, la consapevolezza e la consapevolezza la medicina. Benedici questa attrice, questo attore, affinché tu possa manifestare i tuoi desideri avendo più potere. Ok, quindi qua c'è una persona che è una persona che ti è rivale o che ti è ostile o che può essere uomo o donna, che sta male. Oppure può essere una persona che ha messo in scena una rivale, un nemico che è la tua persona di interesse con la quale c'è un rivale e la tua persona di interesse sta male. Per questo motivo. Qua ti viene chiesto libera te, liberi tutti. Ok, è la consapevolezza che rende l'uomo libero. Ancora, qualcuno sta male. Speranza, giovane donna. Una persona che sta cercando di avere speranza su qualcosa che è successo, su un intrigo, su qualcosa che c'è stato tra di voi. Una persona che sta aspettando. E cos'altro? Sponsali, famiglia, una persona che sta aspettando un'altra opportunità dalla vita o anche da te. Sì, l'amante. Qua mi stanno iniziando a parlare anche di altro, no? Perché siamo a migliaia che vediamo il video. Vale sempre quello che vi ho detto. Vediamo questa persona ancora nei tuoi confronti. Prigione, solitudine, odio. È una persona che si sente in trappola in questo momento. Si sente in prigione. Magari sta con una persona che è tua nemica o tuo rivale, oppure magari si sente in prigione per un matrimonio, per una convivenza e, e sta molto male, sta molto male. Qua mi parlano anche di uno scenario amoroso in questo momento, oltre a quello che abbiamo appena detto, ma le tematiche non cambiano, Quindi c'è una persona che si sente in trappola con qualcuno in un matrimonio, è una persona che sta pensando a te o tu stai pensando a questa persona con la quale c'è un'altra persona, che può essere anche un'amica, un amico, una mamma, un genitore. E sta molto male questa persona, perché? Perché vorrebbe celebrare con te, sta rimandando il momento di uscire da questa prigione, vorrebbe manifestare con te delle cose e sta cercando l'approvazione del suo intorno affinché possa sentirsi libera questa persona. Liberi tu, liberi tutti, ricordiamo. Va bene? Andiamo a vedere adesso. Vediamo questa persona quindi nei tuoi confronti, visto che ci hanno parlato anche di sentimento a livello relazionale in questo caso, questa persona nei tuoi confronti, questa persona che sta male, l'energia di questa persona. Amore bloccato, c'è un blocco per terze persone o anche per dei figli o per delle situazioni che stanno in mezzo. C'è un amore bloccato in questo momento. Bloccato, mi stanno nello specifico parlando di una situazione dove c'è qualcun altro in mezzo che
che sempre la tua anima ha proiettato affinché tu potessi sciogliere paure e attaccamenti. Noi qui facciamo tarologia trascendente perché ovviamente è limitato dare un'informazione, non dare gli strumenti per poter supportare l'adempimento della stessa, no? Quindi, essendo una terapeuta, io ho il dovere di dare gli strumenti. Ci sono in tutti i miei podcast gli strumenti per adempiere a quello che i tarocchi leggono nella realtà fenomenica della 3D e poter supportare l'evoluzione delle persone. Ok, allora c'è un amore bloccato. Andiamo a vedere. Prendiamoci queste altre carte. Anzi, riprendiamoci queste poco poco. Allora, ok. Quindi questa persona che sta male. Allora, vediamo un po' il quadro. Qual è? Come vedete ci stanno parlando di due situazioni che possono essere anche lavorative o amorose, dove in ambedue ci sono tematiche simili, qualcuno dove vediamo un tradimento o intrighi falsi, ok? Quindi vale proprio per tutti ed è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Quindi vediamo adesso. Ah, questo vi stavo dicendo, sì. Quando è uscita questa carta che ho detto subito, quanto è difficile, ti faccio questa domanda, quanto è difficile mettersi nei panni della rivale, di quello che la tua mente giudica rivale, l'antagonista sulla scena. Io lo so perché tutti ci siamo trovati in questa situazione, no? Quanto è difficile empatizzare, entrare nell'empatia con la persona che ti è rivale. Quanto, e adesso senti che ti sto per dire, è una cosa, è difficile, però non è impossibile. Quanto è difficile dedicare dei meriti all'altra persona. Ci vogliono 10 minuti di silenzio. Non vi sto dicendo di fare questa cosa, no. Vi sto dicendo di comprendere che è tutta una messa in scena della tua anima. E allora con questa comprensione, con la consapevolezza pian piano, questa comprensione lavorerà dentro di te e farà sparire qualsiasi tipo di denominazione di rivale, ma attore. Ok? E beh, vediamo un po'. Perché quella persona ti genera rabbia, frustrazione e io vi dico sempre che dovete viverle queste emozioni senza agirle all'esterno, ma celebrarle per voi, perché questa persona, se ti scatena rabbia o se c'è un'altra persona vicino alla persona che amino, allora oppure all'interno di un contesto lavorativo, questo rivale qui che ti genera rabbia oppure frustrazione oppure tutte quelle emozioni che la tua mente giudica negative. Arriva prima l'emozione che vuole presentarsi a te, poi l'evento che te la scatena. Tu devi provare rabbia, frustrazione, gelosia. Queste emozioni ci sono prima che si manifesti l'evento della rivale. Poi con la denominazione di rivale ti viene fuori. Ma è l'emozione il Dio. È l'emozione il protagonista, questo ve lo spiego sempre, che sia a suscitartela la rivale della tua persona di interesse, oppure quello che ti taglia la strada, oppure quello alla posta che ti fa aspettare, sono tutti attori. Allora ti capitano le scene perfette affinché tu possa sentire veramente e fortemente quell'emozione che devi sperimentare. Ok? Allora, vediamo adesso energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Infatti abbiamo il 6 di spade, c'è l'allontanamento, cavaliere di spade, allontanamento e tensione, i pensieri di questa persona nei tuoi confronti, allontanamento, 8 di coppe, cosa ha nel cuore questa persona per te? Il 9 di bastoni, difese alte, ok, c'è un allontanamento qua, una situazione bloccata, va bene?
Vediamo qual è il blocco appunto di questa persona karmica nei tuoi confronti, che sta soffrendo. L'otto, i denari mi parlano o del lavoro di nuovo, o mi parlano di un mancato impegno di questa persona nei confronti della connessione o della relazione. Il matto probabilmente mi parlano di un mancato impegno perché andava un po' e veniva, oppure del lavoro che sta al blocco. Questo lavoro al blocco o può essere da parte tua o da parte di questa persona. Vediamo un po' ancora sul blocco l'otto di denari. Il 3 di coppe l'avevamo anche qua, probabilmente non ti ha preso seriamente questa persona e c'è stato un mancato impegno da parte di questa persona nei tuoi confronti. Oppure il troppo lavoro determina un po' la mancanza di leggerezza. Giudizio, sì. Vediamo questa persona ancora, le intenzioni nei tuoi confronti quali sono. L'asso di coppe ha intenzione di una nuova opportunità d'amore insieme, le azioni che farà a riguardo. L'otto di spade attualmente si trova in una situazione di agonia mentale, non riesce a pensare di fare niente. Pensare, otto di spade, la mente di fare azioni nella sezione azioni nulla, però vuole questa nuova opportunità. Vediamo un po' energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Paggio di spade, o c'è un'altra persona o prima di fare azioni bisogna passare al livello successivo. Ricordiamo che per passare al livello successivo sei tu che devi fare. Cosa devi fare? Dedicare i meriti, stare nel dolore, che sia fisico o psichico, che poi è la stessa cosa, affinché la situazione si sblocchi. Non mettere il giudizio, le categorie mentali del giudizio all'interno delle cose fa sì che quel giudizio si palesi all'esterno, limitando la tua manifestazione. Va bene? Ricordiamo che sei tu ad avere il potere in mano. L'esorcista, libera tu te stessa e liberi tutti. Quindi anche rispetto a questa connessione di questa persona che sta soffrendo per il blocco. Vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei cos'è che sente veramente in questa sofferenza, in questo dolore, questa persona. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li trovate sotto, all'info box in descrizione. Cos'è che sente veramente questa persona? Cos'è che protegge nel suo cuore con quel 9 di bastoni? Stasera faccio l'amore con te. Quando ho scritto questa carta non intendevo che quando non si è insieme, anche non ci si vede, la persona comunque faccia l'amore con te. Non c'è bisogno che vi faccia il disegnino, no? Ok. Quindi sta anche proteggendosi dal dirti che fa l'amore con te anche se non vi vedete. Ok? Cos'altro questa persona prova profondamente? Tu sei mia, sì, un forte senso di appartenenza. Tu sei mia, anche gelosia, impulsività. Cos'altro? Io non mi abbasso a mercanteggiare. Questa persona vuole tutto o niente. Cioè non mi abbasso a mercanteggiare. E siccome non si abbassa a mercanteggiare, qual è la verità? Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. È una persona che si rende conto che tu puoi amarla di meno, perché non se lo merita, tra virgolette, perché ha fatto delle cose. Non mi abbasso a mercanteggiare, io voglio tutto, ti dice. Amami quando lo merito meno, è una persona che si dà conto che non sta meritando il tuo amore, però noi stiamo trascendendo il bene e il male. Quindi esorcismo, magari qua c'è un'altra persona, ricordiamo, una persona che si rende conto di non meritare il tuo amore, quindi sta vivendo nel vittimismo, e allora noi che siamo maghi nella nostra comunità di trascendentalisti, allora noi liberiamo noi stessi da queste gabbie, da queste prigionie, da questo giudizio e liberiamo tutti, così da acquisire maggiore potere e realizzare relazioni integre, appaganti, mi spiego? E quindi è una persona che si sente vittima, ma chi è che non si è sentito vittima? Come dice il Maestro Gesù, dovete nascere 2 volte. La prima non è la vita vera, quando sei vittima, la seconda è quando ti risvegli, è la vita vera. Quindi qui qualcuno sta male, ma tutto dipende da te. Non ti devi sentire la responsabilità di questa cosa, qualcuno sta male che sei anche tu in qualità di persona. E mi stanno parlando di situazioni che avreste potuto già vivere queste, in vari ambiti.
e mi dicono che non c'è differenza se queste situazioni le vivete in ambito lavorativo o amoroso, perché laddove voi dovete elaborare un certo karma e affinché si senta di più questo karma, vi capiterà o nelle relazioni o nel lavoro la stessa emozione. Una stessa emozione, per esempio, che potete vivere in amore, alcune di voi, a un'altra persona che gli serve di più nel lavoro, la vivrà nel lavoro la stessa emozione, tipo questo tradimento, questo intrigo, questo inganno, la vivrà magari una persona nel lavoro e una nell'amore, però l'adempimento è sempre lo stesso. A te ti serve vivere nell'amore, a una persona nel lavoro. Mi spiego, l'adempimento è sempre lo stesso. E a cosa porta questo dedicare i meriti delle tue azioni spirituali, liberare il karma? Porta alla manifestazione yang delle cose che vuoi realizzare nella vita, che sia un amore appagante, un lavoro felice, entusiasta, mi spiego? Quindi qualcuno sta male, quel qualcuno siamo noi, siamo tutti noi. E adesso la narrazione che ci hanno raccontato le carte ci hanno parlato di una realtà comune a tutti noi. E affinché noi possiamo sciogliere il nostro karma e il karma collettivo, partiamo dal nostro, dedicando i meriti, stando presenti al dolore, ribaltando i valori, il cammino spirituale, come vi dico sempre, è controcorrente, cioè contro i valori comuni. Arriva un dolore, lo accolgo, è uno spirito, è un maestro. E più fate queste pratiche, e più voi sentite forza e potere. Forza e potere. Finisce la gestazione di quel dolore, forza e potere, più forza e potere. Vi si aprono i canali spirituali. Tutto inizia a diventare wow, magnifico. Le percezioni extrasensoriali. La vita, ogni singolo istante della vostra vita diventa pieno, entusiasmante, perché state sempre più liberi. E soltanto col dolore voi potete rompere la diga della mente, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, e supportare gli altri, darsi al servizio di una causa più grande di te per realizzare i tuoi stessi desideri. Devi dedicare i meriti a qualcun altro o a qualcos'altro. Perché le cose le puoi ottenere comunque. Sapete tutta la legge di attrazione di bar, la psicologia da bar, come la chiamo io, che c'è adesso in voga in giro, no? Ok, voi le ottenete quelle cose. Certe cose voi le ottenete come le ottenni io tempo fa, tanti anni fa, quando iniziai ad approcciare con la legge di attrazione a livello consapevole. Poi perdi tutto. Ma comunque, al di là che perdi tutto, quando tu inizi a manifestare consapevolmente le cose, io mi ricordo che non ero comunque contenta, entusiasta, c'era qualcosa che mi mancava. E certo, mi mancava la missione. La missione, il dedicare ogni cosa che faccio, ogni cosa che vivo a qualcosa di più grande di me, mi riempie più di quanto avrei mai creduto possibile. Eh, L'altro giorno ho comprato un forno nuovo. Erano 6 mesi che non avevo il forno. Perché stavo lì, insomma, vediamo qual è il forno che magari conviene di più a seconda dei prezzi, qualità, eccetera. Ho comprato questo forno. Perché ho comprato il forno? Per fare le torte per i miei amici, non per me. Seppur le faccio pure per me, ma fare quelle torte. Avete capito cosa voglio dire quel dare, no? Ecco, questo è uno dei segreti imprescindibili della prosperità vera. Quindi, detto questo, ragazze mie ragazzi, io non aggiungo altro, è stata una bellissima stesa, emozionante, intensa. Mi auguro di aver supportato la vostra trascendenza e vi ricordo sempre di studiare i miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, perché lì ci sono le chiavi veramente per vivere come gli dei. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!